Ed eccoci con The Boat Show al Salone Nautico di Parigi. Parigi e la vela è tutto nato un pochino da barche come questa, il Corsair disegnato da Herbulot, una barca su cui hanno navigato migliaia di persone, qualcuno ne era armatore, qualcuno lo incontrava nella scuola vela. Devo dire però che il legame fortissimo tra Parigi e la vela sta un pochino scricchiolando qui al Salone Nautico. I cantieri che espongono barche in concreto sono un po' pochi. Resta il fermento forte dei visitatori che sono vicini alle piccole derive, vicini agli stand di editoria, di noleggio barche. La vela rimane latente nella passione degli amanti del mare francesi. San Odyssey 380 è la novità di Jeanneau nella gamma vela, una barca molto concreta, lo scaffo è poco più lungo di 11 metri, si possono ottenere 4 versioni con 2 o 3 cabine, 1 o 2 bagni. Questa barca in particolare esposta al salone è molto pratica perché ha la deriva basculante. Non è una novità assoluta, ma la industrializzazione e l'evoluzione dei componenti idraulici la rende sicuramente più affidabile di quello che era in passato e consigliabile a chi deve navigare in acque poco profonde. Il progetto è di Marc Lombardo, una carena veloce all'asco, molto voluminosa come potete vedere. Qui dentro c'è il meccanismo che aziona la deriva a sollevamento idraulico. Questa è una versione particolarmente semplice, 2 sole grandi cabine, un bagno, una doccia, dietro la doccia un grande gavone. Una versione per chi naviga molto, 2 coppie possiamo immaginare, ma che ha anche dei bagagli da trasportare. Come in altri San Odyssey si può camminare verso prua senza dover scavalcare alcun gradino, è abbastanza comodo. E questo è il 4,70 che ha vinto la medaglia di bronzo femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Guardate i piccoli trucchi, questo spazzolino per evitare che si impiglino le scotte e tante altre piccole cose a bordo. Benetton riscopre le piccole taglie e lo fa con questo First 27. Lunghezza fuori tutto al limite degli 8 metri che ricorda molto il First Class 8, una barca di grandissimo successo costruita in oltre 2000 esemplari. Era un monotipo adatto anche alla crociera. Questa barca fa anche di più, è in classe B, ha un entrobordo con linea d'asse e ci si può dormire in 4-6 persone. Viene presentato come un puro sangue, una barca molto veloce e l'impressione c'è. C'è tanta tela, ci sono manovre anche semplici, c'è la doppia pala del timone e c'è una deriva con bulbo a T. E non poteva mancare Wasp, il monotipo foiling che tutti vorrebbero provare, un poco più facile del Mott, ma comunque è una barca impegnativa. Per Benetton il 30.1 è stata una barca di grande e rapido successo, una riscoperta della esigenza di taglie medie o piccole. Il 34.1 sta più o meno nella crescita di questo mercato di taglia media, è una barca molto concreta, completa, disegno di Marc Lombard, interni di Nauta con 1 o 2 cabine di poppa, 3 le versioni per la chiglia, corta, lunga e basculante. Una riscoperta anche in questo caso del vecchio sistema di ridurre l'immersione ma continuare a navigare a vela con buone prestazioni. Come potete vedere i volumi sono importanti per una barca di 10 metri, questa è la versione con 2 cabine di poppa, bagno a centrobarca, cabina di prua con le 2 porte che rendono un piccolo loft la zona centrale della barca. Dufour 32 è una novità che però ci riporta indietro nel tempo quando esistevano le barche
da crociera con il timone a barra. Chi non ricorda il Sunshine, noleggiatissimo da tutte le compagnie mediterranee. Bene, Dufour 32 è una barca semplice che mostra delle idee molto particolari. Guardate questo portatavola con i foil ovviamente qui di fianco alla barca, oppure i pannelli solari che escono dal lazy bag. Interni per 4-6 persone con una grande cabina a poppa, un bel bagno sempre a poppa, le 2 cuccette in dinette e un matrimoniale a prua. Dotazioni adeguate in cucina con un frigo a pozzetto, macchina dei fuochi con 2 fornelli. E infine la plancetta bagno realizzata col materiale gonfiabile che si usa per il fondo dei gommoni. Il libro resta un elemento fondamentale per trasmettere le passioni di questa meravigliosa zona. Ne ho scelti 3 da mostrarvi. Ada Blackjack, la storia di una specie di Robinson Crusoe al femminile, rimasta bloccata in un'isola ghiacciata della Siberia. Questo grande libro bellissimo è la biografia di 100 marinai contemporanei, è aperto sulla pagina di Grant Dalton, scritta da Matteo De Nora, l'armatore, così si può dire, di Team New Zealand. E poi la storia del merluzzo, il pesce che ha alimentato il mondo per tanti anni.